Ciao, io sono Antonio Bencista, guida di Firenze e oggi vorrei parlarvi di questo prodotto molto famoso della mia zona. Io sono originario del Chianti e quindi vi parlerò in breve del Chianti classico. Molti di voi conoscono già la storia del gallo nero, la leggenda per la quale forse sia nato questo simbolo così famoso nel mondo che caratterizza le bottiglie di Chianti classico, come potete vedere, ma io vorrei parlarvi di qualcosa di storico legato alla famiglia Medici e legato a questo vino. In che modo? Siamo agli inizi del Settecento, il Granducato di Toscana è governato da un membro della famiglia di cui forse non avete sentito parlare molto, Cosimo III. Cosimo III è stato il penultimo Granduca di Toscana della famiglia e lui ha la fama di essere un gran devoto, un gran fedele, anche un gran bigotto, diciamolo. Lui aveva un macchinario che gli permetteva di sapere quale santo fosse il santo del giorno. Quindi questo macchinario, che era composto da 365 santi per 365 giorni, per permettergli di fare la giusta preghiera al giusto santo che corrispondeva al giorno in questione. E com'è che lui è legato al vino in Toscana? Nel 1716 ci fu un editto molto famoso in cui Cosimo III regolamentò le zone di produzione di 4 tipi di vino: il Chianti classico, il Pomino, il Carmignano e il Valdarno di Sopra. Ecco, oggi il territorio in cui si può produrre Chianti classico è leggermente più ampio di quello dell'editto del Granduca, ma non così tanto. Sono più di 300 anni, vi ricordo 1716, che è stata individuata la zona originaria per produrre questo grande vino e anche gli altri di cui abbiamo parlato. Veramente una doc ante litteram, veramente una delle più antiche denominazioni del vino in tutto il mondo. Ed ecco il bando, dal titolo Sopra la dichiarazione dei confini delle 4 regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra. Come vi ho evidenziato, per il Chianti si determina la zona geografica, dallo Spedoluzzo fino a Greve, di lì a Panzano, con tutta la podesteria di Radda che contiene 3/3, Radda, Gaiola e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena. Questi sono i 4 comuni originari della zona del Chianti classico. E in fondo al bando vi ho ancora evidenziato un passaggio molto interessante: tutti questi vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioni come sopra confinate non si possono contrattare per navigare per vino del Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra, sotto le pene contenute nell'enunciato bando. Quindi si decide anche di proteggere dalla contraffazione i 4 vini più importanti della Toscana. Non dimenticate che ogni volta che bevete un bicchiere di Chianti classico, voi bevete un pezzo di storia della Toscana. Io vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito ad iscrivervi al canale e non dimenticate di attivare le notifiche. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!